È lunedì 27 maggio 2019, sono le 8:36 del mattino. Nathalie Debailly entra nel parcheggio di Boulevard Carnot a Lille, come fa ogni mattina prima di entrare al lavoro. Ma quello che sta per succederle non è un imprevisto, è il punto d'arrivo di una storia che lei aveva denunciato, raccontato e documentato per mesi. Ciao a tutti, ben ritrovati, io sono Mile e partiamo subito. Il caso di oggi ci porta a Lille, che si trova nel nord della Francia, a pochissimi chilometri dal confine con il Belgio. Siamo nell'entroterra pianeggiante delle Fiandre francesi, bagnati dal fiume Doubs, con un clima freddo e spesso sferzato dal vento del nord. È una grande città universitaria e industriale, un crocevia economico fatto di grandi viali, palazzi in mattoni rossi in stile fiammingo e un via vai continuo di pendolari. Una realtà urbana densamente popolata, dove la vita di tutti i giorni scorre dentro i binari della normalità. Nathalie Debailly nasce nel 1972 a Marc-en-Barœul, un comune che dista 8 km da Lille, dove si trasferirà successivamente. Ha un fratello e una sorella più piccoli, Nicolas e Peggy, a cui è estremamente legata. Dei genitori sappiamo poco. Suo papà è un dirigente di banca, sua mamma si occupa della casa e dell'educazione dei figli. Una bella famiglia, unita e con solidi valori. Viene descritta da chi la ama come una donna brillante, solare, retta e profondamente equilibrata. Una persona onesta, indipendente, colta e combattiva, dotata di un carattere straordinariamente equilibrato e di una presenza capace di trasmettere serenità e sicurezza a chi le sta vicino. Nathalie intraprende un percorso di studi lungo e particolarmente selettivo. Dopo il diploma frequenta 2 anni di corsi preparatori che le permettono di accedere a una prestigiosa scuola di commercio. Qui completa la propria formazione in economia, gestione aziendale e finanza, costruendo una preparazione solida che, una volta conclusi gli studi, le aprirà le porte a ruoli di responsabilità nel settore proprio bancario. Nel 1990, a soli 18 anni, sposa Gregory Novak. La giovane coppia comincia a costruire la propria vita insieme, ma per l'arrivo dei figli passerà quasi un decennio. Infatti in quel periodo Nathalie è ancora assorbita dagli impegni universitari. Nel 1995, terminata la faticosa trafila accademica, fa il suo ingresso nel mondo del lavoro entrando nel settore bancario, dove muove i primi passi e comincia a misurarsi con le prime responsabilità professionali. Poi nel 2000, all'età di 28 anni, viene al mondo la loro primogenita, Florine. Pochi anni dopo la famiglia si allarga ulteriormente con l'arrivo di un maschietto, Romain. Con il passare degli anni dentro quel matrimonio, iniziato quando erano poco più che ragazzi, si insinua una stanchezza sorda e logorante. Crescendo le persone cambiano e quelle strade che all'inizio sembravano perfettamente allineate finiscono per divergere. Giorno dopo giorno la sensazione di aver sacrificato la propria giovinezza e la propria identità diventa un peso insostenibile. Con i figli ormai grandi, in Nathalie, si fa strada l'esigenza di riprendere in mano la propria autonomia, di camminare da sola e di affermare la propria indipendenza. È il 2010 quando il divorzio diventa definitivo e per lei si apre ufficialmente un nuovo capitolo. Si concede finalmente la libertà di realizzare il suo più grande desiderio, viaggiare. Organizza qualche weekend fuori porta, si regala viaggi più lunghi quando i figli sono con il padre, scegliendo ogni destinazione per il semplice piacere di scoprirne ogni angolo. Ama conoscere luoghi nuovi, lasciarsi sorprendere da culture diverse e vivere esperienze che per anni aveva rimandato. Ma non è solo viaggiare a farla star bene. Le piace uscire, organizzare cene con gli amici, partecipare a feste, ridere, ballare e vivere serate spensierate. Tutto ciò che durante i 20 anni di matrimonio era finito inevitabilmente in secondo piano, ora diventa una parte essenziale delle sue giornate. Recupera con entusiasmo e curiosità tutto il tempo che aveva lasciato indietro. E c'è un altro aspetto della sua vita che invece rimane immutato, anzi
sembra rafforzarsi il profondo legame con la sua famiglia. Natalie resta profondamente legata a Nicolas e a Peggy, con i quali cerca di ritagliarsi ogni occasione possibile per stare insieme. Le festività e le vacanze diventano momenti irrinunciabili da condividere in famiglia. Spesso si ritrovano nel nord della Francia, dove vive Nathalie. Altre volte lei e i suoi figli e Nicolas raggiungono la Dordogne, nel sud-ovest del paese, dove Peggy gestisce un campeggio. La distanza non è mai un ostacolo, fanno di tutto per ritrovarsi, perché per Nathalie la famiglia continua a essere un punto fermo della sua vita. Nel frattempo continua a costruire anche il proprio percorso professionale. Entra a far parte della Société Générale, una delle principali banche francesi, e con il passare degli anni la sua carriera cresce costantemente fino a ricoprire il ruolo di dirigente superiore. Lavora nel centro di Lille, dove si distingue per il rigore, la serietà e la professionalità con cui affronta ogni incarico, qualità che le valgono la stima di colleghi e collaboratori, tanto che per chi lavora al suo fianco diventa un vero punto di riferimento. Nel complesso la vita di Nathalie sembra aver ritrovato il suo equilibrio. Il rapporto con l'ex marito rimane sereno e collaborativo, mentre il legame con i figli che vivono con lei si distingue per una profonda complicità e una solidarietà autentica, fatta di presenza quotidiana e sostegno reciproco. Proprio questa stabilità familiare le consente di affrontare con serenità anche gli impegni lavorativi, continuando a raccogliere importanti soddisfazioni sul piano professionale. Nel 2016 Nathalie è una splendida 44enne che dopo diversi anni trascorsi felicemente da single decide di concedere una nuova possibilità anche alla sfera sentimentale. Ormai è divorziata da tempo ed è pronta a rimettersi in gioco. Così si iscrive a un'applicazione di incontri su internet, senza aspettative particolari, più per curiosità che per reale convinzione. È proprio così che conosce Jérôme Tonneau, un uomo di 53 anni, anche lui divorziato e padre di 2 figli. Man mano che imparano a conoscersi, Jérôme appare come una persona equilibrata e rassicurante, capace di parlare con naturalezza della propria vita e delle proprie responsabilità. Il fatto che sia padre e che sembri presente e attento nei confronti dei suoi figli contribuisce a trasmettere a Nathalie un senso di affidabilità. Col passare dei giorni si racconta come un imprenditore affermato, proprietario di diverse lavanderie e tintorie nella regione di Lille. Parla del suo lavoro con sicurezza, lascia intendere una situazione economica solida e stabile. E nei suoi modi c'è qualcosa di rassicurante, quasi familiare. Quando si incontrano di persona, questa impressione si rafforza. Guida un'auto di grossa cilindrata, si muove con disinvoltura e sembra incarnare l'immagine di un uomo realizzato, capace di offrire stabilità e serenità. I due iniziano a frequentarsi con regolarità e nel giro di poco tempo nasce una relazione. Jérôme sembra sapere esattamente cosa dire, quando dirlo e soprattutto come far sentire Nathalie al centro del suo mondo. È sempre premuroso, presente, sempre un passo avanti rispetto ai suoi desideri. Arrivano fiori senza un motivo preciso e gioielli scelti come se conoscesse già i suoi gusti, oltre a piccoli gesti quotidiani che sembrano costruiti su misura per lei. Organizza viaggi e weekend improvvisi, trasformando ogni occasione in qualcosa di speciale, come Marrakech, un luogo che Nathalie sognava da tempo e che lui riesce a trasformare in realtà, sorprendendola profondamente, quasi le avesse letto nel pensiero. Agli occhi di Nathalie, Jérôme sembra incarnare tutto ciò che avrebbe potuto desiderare in un compagno. Non è solo premuroso e attento, condivide i suoi interessi, dimostra di apprezzare le stesse esperienze e sembra perfettamente in sintonia con il suo modo di vivere. Per una donna che ha sempre difeso con forza la propria indipendenza, quella relazione non appare come un limite, ma come un naturale equilibrio tra affinità, rispetto reciproco e libertà. In più, l'impressione positiva che Jérôme riesce a trasmettere non riguarda soltanto lei. Anche i suoi figli, Florine e Romain, lo accolgono fin da subito con entusiasmo. Ai loro occhi appare come una persona solare, sempre di buon umore e
piacevole da avere accanto. Le occasioni trascorse insieme scorrono con naturalezza e lui sembra inserirsi senza difficoltà nella quotidianità della famiglia, conquistando in poco tempo la fiducia di tutti. Con il passare dei mesi diventa una presenza sempre più costante nella sua vita. Inizia a occuparsi di alcuni lavori di ristrutturazione e ampliamento della sua abitazione, mostrandosi disponibile a seguire personalmente ogni aspetto del progetto. La rassicura più volte, invitandola a non preoccuparsi delle questioni economiche e dicendole di avere tutto sotto controllo. In realtà lei inizia a provare una sottile sensazione di disagio. Alcuni comportamenti dell'uomo la lasciano perplessa, prende iniziative senza coinvolgerla davvero e a poco alla volta la sua presenza nella gestione della casa diventa sempre più invadente. Non sono ancora episodi che interpreta come un vero problema. Cerca piuttosto una spiegazione rassicurante, convincendosi che si tratti soltanto di differenze caratteriali o del modo di fare del compagno. Così ogni volta sceglie di lasciar correre. Quando i lavori di ampliamento terminano, la coppia organizza una piccola festa in casa, invitando i figli, alcuni parenti, amici e vicini di casa. Nathalie si diverte, balla, ride, scherza con gli ospiti e anche Jérôme sembra integrarsi perfettamente con le persone che fanno parte della vita della compagna. Quella serata però è uno degli ultimi momenti di apparente serenità della loro relazione. Poco tempo dopo, infatti, Nathalie scopre un dettaglio del passato di Jérôme che lui non le aveva mai raccontato. Anni prima era stato condannato e aveva scontato una pena detentiva per aver organizzato l'incendio di una delle lavanderie che gestiva, nel tentativo di ottenere un risarcimento assicurativo. La scoperta la sconvolge e quando gli chiede spiegazioni, lui minimizza l'accaduto. Le racconta che si è trattato di un grave errore commesso molti anni prima, un episodio avvenuto in gioventù, per il quale aveva già pagato il proprio debito con la giustizia. Si mostra pentito e insiste sul fatto di essere cambiato. Lei, seppur turbata, sceglie di credergli. In quel momento prevale il desiderio di dargli una seconda possibilità e di non mettere in discussione una relazione in cui ha già investito molto. Nonostante tutto, quindi, la relazione prosegue. Lui continua a mostrarsi presente, premuroso e attento nei suoi confronti e della famiglia, riuscendo a dissipare i suoi dubbi. Con il passare dei mesi, il loro legame si consolida ulteriormente e Jérôme si trasferisce nella casa di Nathalie. La quotidianità riprende il suo corso e lei cerca di lasciarsi alle spalle quell'episodio, convinta che ogni persona possa commettere un errore e meritare l'opportunità di ricominciare. Ma dopo qualche tempo accade qualcosa che incrina nuovamente la fiducia che aveva faticosamente ricostruito nei suoi confronti. Questa volta però non si tratta di un episodio legato al suo passato, ma di una vicenda che si sta consumando nel presente. Un giorno la polizia bussa alla sua porta. Gli agenti devono eseguire una perquisizione nell'ambito di un'indagine che coinvolge Jérôme. Nathalie rimane completamente spiazzata. L'uomo è sospettato di aver organizzato un falso carjacking, cioè una rapina d'auto che normalmente avviene con violenza o minaccia nei confronti del conducente, ma che in questo caso sarebbe stata simulata, inscenando il furto della propria automobile con l'obiettivo di ottenere un risarcimento assicurativo. Di nuovo, per Nathalie è uno shock. Cresciuta nel rispetto delle regole e completamente estranea a quel mondo, non può accettare che l'uomo con cui condivide la propria vita possa essere coinvolto in frodi di quel genere. È la goccia che fa traboccare il vaso. L'immagine dell'uomo premuroso e affidabile che Jérôme aveva costruito è crollata definitivamente. Prende quindi la decisione di porre fine alla loro relazione. Il 2 febbraio 2019 trova il coraggio di affrontarlo e gli comunica la sua decisione. Gli chiede di lasciare l'abitazione e di restituirle le chiavi di casa, segnando così una rottura netta e senza possibilità di ritorno. È una scelta dolorosa, carica di tensione emotiva, ma per Nathalie rappresenta anche un atto di tutela verso se stessa. Vuole chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita e recuperare l'equilibrio che aveva costruito negli anni precedenti. Lui, però,
non accetta la fine della relazione. Nei giorni successivi tenta di togliersi la vita e viene ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale pubblico di Armentières, dove rimane fino al 15 di febbraio. Mentre ancora ricoverato, Nathalie riceve la telefonata di un conoscente comune. Le riferisce che l'ex compagno gli avrebbe confidato di voler tornare nella casa a ogni costo, anche senza le chiavi, arrivando a dire che se necessario sarebbe entrato passando dal tetto. È il primo segnale concreto che le fa temere che la situazione possa degenerare rapidamente. L'11 febbraio 2019 decide quindi di rivolgersi al commissariato di Marc en Barœul per chiedere aiuto. Gli agenti la ascoltano, ma la indirizzano verso un main courant, una semplice segnalazione amministrativa che registra i fatti senza dare automaticamente avvio a un procedimento penale. Esce dal commissariato con la speranza che quel primo passo possa bastare a far cessare la situazione. Purtroppo però le cose non cambiano. Dopo le dimissioni dall'ospedale, Jérôme comincia infatti a cercarla con un'insistenza crescente. Si presenta ripetutamente nei luoghi che lei frequenta, la intercetta, insiste per parlarle. Con il passare dei giorni quella presenza diventa sempre più pressante e difficile da evitare, fino a trasformarsi in qualcosa di opprimente. In più occasioni la pedina fino al luogo di lavoro, l'attende nel parcheggio dell'azienda e riesce persino a raggiungerla negli ascensori dell'edificio. In un'occasione è costretta addirittura a respingerlo fisicamente per riuscire ad allontanarlo. Preoccupata per l'escalation della situazione, il 5 marzo torna nuovamente al commissariato di Marc en Barœul, dove viene registrata una seconda main courant. Anche questa volta racconta quanto sta accadendo, riferendo i continui pedinamenti, gli appostamenti e il crescente senso di paura che ormai accompagna ogni suo spostamento. La situazione precipita definitivamente pochi giorni dopo. L'8 marzo un amico di Jérôme, estremamente preoccupato, decide di contattare Nathalie. Nel corso della conversazione che lei registra, le racconta che Jérôme pretende 30.000 euro per i lavori eseguiti nella sua abitazione e che avrebbe parlato di chiuderla nel bagagliaio di un'auto per intimidirla. La invita a prendere molto sul serio quelle parole, perché teme che possa davvero passare all'azione. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a la masse? Là, il dit, si je promets 30 000, je la pute. Après, il dit qu'il y a appelé des mecs, des machins, des ceci, des cela. Moi, il me fait flipper. Je te jure, c'est vrai, Nat. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Nathalie, j'ai peur pour toi. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Eh ben, ce que je veux dire. Eh ben, viens avec moi chez les flics, on y va demain. Moi, s'il vous fait des menaces sur ma personne, il faut aller prévenir la police. Hein. Maintenant que je suis au courant du truc, je vais pas attendre que ça se passe, quoi. Je vais aller me protéger. A questo punto Nathalie decide di rivolgersi alla madre di Jérôme. Le racconta tutto quello che sta accadendo. Le confida inoltre che nel corso della loro relazione gli aveva già consegnato ingenti somme, fino a ritrovarsi in una situazione economica sempre più difficile. Conclusa la conversazione, però, le sue paure sono tutt'altro che svanite. Il 9 marzo 2019 si presenta quindi al commissariato di Lille, accompagnata dalla sua amica Cindy, vicina di casa e avvocata, e deposita una denuncia formale per minacce di morte reiterate nei confronti di Jérôme. Durante il colloquio racconta agli investigatori tutto ciò che sta accadendo da settimane. Riferisce i continui tentativi dell'ex compagno di avvicinarla, le persecuzioni subite e il contenuto della telefonata ricevuta il giorno precedente. Manifesta apertamente la propria paura e chiede che vengano effettuati dei controlli nei pressi della sua abitazione, temendo che Jérôme possa mettere in pratica quanto annunciato. È convinta di aver fornito elementi sufficientemente gravi perché la situazione venga finalmente presa sul serio e che qualcuno intervenga prima che possa accadere qualcosa di irreparabile. Eppure, con il passare delle settimane, nulla sembra cambiare. Lui continua a perseguitarla con un comportamento sempre più ossessivo. I pedinamenti non cessano, telefonate inquietanti si susseguono,
Vive con la costante sensazione di essere osservata. In più occasioni nota la presenza dell'uomo nei pressi del luogo di lavoro e decide di documentarla scattando alcune fotografie. Nel frattempo si verificano altri episodi che aumentano ulteriormente le sue paure. Riceve la fotografia di una lapide, trova uno pneumatico bucato della propria auto, subisce ripetuti tentativi di accesso al proprio account Facebook e continua a ricevere telefonate anonime. Nonostante tutto questo, il 22 maggio 2019 è Nathalie a essere convocata in commissariato dopo una denuncia presentata proprio da Jérôme, il quale sostiene che lei gli avrebbe sottratto un telefono cellulare. Devo ammettere che questo è uno dei passaggi che più mi ha colpito durante la ricostruzione di questo caso. Nathalie aveva tentato per ben 3 volte di denunciare l'ex compagno, ma il rischio era stato considerato nullo. La denuncia presentata da Jérôme, invece, viene immediatamente presa in carico e notificata. Nathalie è senza parole, ma dimostra rapidamente che quell'apparecchio le era stato regalato anni prima proprio da lui e che l'accusa è completamente infondata. Anzi, approfitta di quella convocazione per raccontare ancora una volta tutto ciò che continua a subire. Gli investigatori raccolgono una terza main courante, nella quale aggiorna le autorità sui nuovi episodi di stalking, ribadendo di vivere in un costante stato di paura e di temere seriamente per la propria incolumità. Ormai Nathalie porta sul volto i segni di tutto ciò che sta vivendo. Indossa quasi costantemente un paio di occhiali da sole per nascondere le profonde occhiaie, il riflesso di una stanchezza e di una preoccupazione che non le danno più tregua. E arriviamo a lunedì 27 maggio 2019. Nathalie prende la sua automobile per dirigersi verso il centro di Lille e raggiungere la Société Générale, dove sta per iniziare una nuova settimana di lavoro. Quando arriva, come sempre, imbocca il parcheggio sotterraneo ai piedi dell'edificio. Sono da poco passate le 8:30. C'è un considerevole viavai di impiegati, sembra tutto regolare. Poi però succede qualcosa che interrompe quella routine. Un collega di Nathalie ha appena parcheggiato la sua auto e sta camminando verso gli ascensori quando nota un movimento inconsueto. C'è un furgone bianco fermo in mezzo alla corsia di manovra. Vede alcuni uomini affaccendarsi vicino a un'automobile. Poco dopo un motociclista arresta la sua moto, scende e si avvicina al furgone. Anche lui ha notato lo strano movimento. Chiede dunque al conducente che cosa stia succedendo. Il collega si rende conto che qualcosa non va e continua a osservare la scena. All'improvviso vengono esplosi alcuni colpi di pistola contro il motociclista, che si accascia sul suolo. Senza distogliere lo sguardo prende il telefono e chiama immediatamente la polizia. La scena sta ormai per concludersi. Qualcosa di voluminoso, avvolto in quello che sembrerebbe un lenzuolo bianco, viene caricato all'interno del furgone. Poi tutto finisce. Il mezzo riparte e si dilegua verso l'uscita. Solo in quel momento il collega riesce finalmente a vedere ciò che fino ad allora il furgone gli aveva nascosto. L'utilitaria di Nathalie. La portiera è aperta, ma lei non c'è. Sono le 8:36. Il collega a questo punto corre verso il motociclista per verificare le sue condizioni. Le ferite sono superficiali. È stato colpito a una guancia e alle gambe con dei proiettili di gomma. È cosciente, sconvolto, ma ha visto tutto. Racconta che la donna che aveva appena parcheggiato l'utilitaria era stata colpita con un taser da 2 uomini che, una volta tramortita, l'avevano avvolta in un lenzuolo per poi caricarla sul furgone. Aveva cercato di intervenire, ma l'uomo rimasto sul furgone gli aveva sparato quei colpi. Alle 9:06 le prime pattuglie di polizia raggiungono il parcheggio della Société Générale. Gli agenti delimitano immediatamente l'area e iniziano a raccogliere le testimonianze delle persone presenti. Dopo aver fornito tutte le informazioni in suo possesso, l'uomo ferito viene soccorso e trasportato in ospedale. Nel frattempo, il collega di Nathalie comunica agli agenti le generalità della donna rapita e li informa anche della delicata situazione che sta vivendo da mesi con l'ex compagno. Agli investigatori basta poco
per verificare quanto riferito. Le numerose segnalazioni presentate da Nathalie nei mesi precedenti fanno convergere fin da subito l'attenzione su Jérôme. Mentre una squadra resta sul posto per proseguire i rilievi e raccogliere ulteriori testimonianze, un'altra pattuglia si dirige verso l'abitazione di Nathalie. Ad aprire la porta è la figlia, Florine, che sta per uscire per andare al lavoro. Gli agenti le chiedono se abbia visto sua madre quella mattina o se abbia avuto contatti con Jérôme, ma la risposta è no. Preoccupata, Florine prova a contattare la madre, inviandole alcuni messaggi, ma dall'altra parte non arriva alcuna risposta. Alle 10:30 una pattuglia raggiunge l'appartamento di Jérôme alla Madeleine, pochi chilometri a nord da Lille. Gli agenti suonano ripetutamente al citofono, ma dall'interno non arriva alcuna risposta. Non dispongono ancora dell'autorizzazione della magistratura necessaria per forzare l'accesso all'abitazione e dopo alcuni minuti di attesa sono costretti ad allontanarsi, senza lasciare sul posto alcun presidio di sorveglianza. Il via libera arriva soltanto poco prima di mezzogiorno. Le forze dell'ordine fanno finalmente irruzione nell'abitazione di Jérôme. Gli agenti iniziano a perlustrare rapidamente l'appartamento. Di Jérôme non c'è traccia. Quando arrivano alla stanza da bagno, la scena che si presenta davanti ai loro occhi è devastante. Nathalie si trova nella vasca da bagno, immobile. Ha le mani legate dietro la schiena, la bocca completamente sigillata con diversi strati di nastro adesivo e una profonda ferita alla gola. Non c'è nulla che si possa fare, è ormai senza vita. Nei giorni successivi l'autopsia conferma la violenza dell'aggressione. Nathalie presenta numerose ecchimosi, compatibili con una violenta immobilizzazione, e ferite da difesa, tra cui la parziale amputazione di un dito nel disperato tentativo di proteggersi dalla lama. Gli accertamenti medico-legali confermano inoltre che la ferita mortale è stata inferta con un cutter, recidendo profondamente il collo. L'appartamento della Madeleine viene immediatamente posto sotto sequestro. Gli investigatori della police judiciaire assumono il controllo dell'inchiesta, mentre gli specialisti della polizia scientifica iniziano il sopralluogo. Ogni ambiente viene fotografato, ogni oggetto repertato, ogni possibile traccia raccolta. L'arma utilizzata per il delitto, il cutter, viene individuata sul lavabo, in bagno. Mentre la scientifica continua i rilievi, un secondo gruppo di investigatori ricostruisce le ultime ore di Nathalie. Poco alla volta la dinamica del rapimento prende forma. Attraverso le telecamere di sorveglianza disseminate nella città, gli investigatori ricostruiscono il tragitto del furgone dopo il rapimento. Le immagini lo mostrano mentre lascia il parcheggio sotterraneo della Société Générale e si immette nel traffico di Lille. Telecamera dopo telecamera, il percorso viene ricostruito fino alla Madeleine, dove il mezzo arriva circa 15 minuti più tardi. Le ultime immagini lo riprendono mentre si ferma proprio davanti all'abitazione di Jérôme. A quel punto Nathalie viene tirata fuori dal furgone ancora avvolta nel lenzuolo bianco. Insieme a Jérôme si distinguono chiaramente anche gli altri 3 uomini, che la trasportano fino all'ingresso del palazzo e poi lungo una stretta scala a chiocciola che conduce direttamente all'appartamento. Mentre le indagini proseguono, una testimonianza si rivela decisiva. Un conoscente di Jérôme riferisce agli investigatori di averlo visto, la mattina del rapimento, nei pressi del parcheggio insieme a un altro uomo. È così che emerge un nome destinato a sconvolgere completamente la famiglia, quello di Emmanuel Dobré, conosciuto da tutti come Manu. Per anni aveva frequentato la loro casa, aveva dato una mano con piccoli lavori e Nathalie lo aveva accolto in casa come una persona di fiducia. Lui stesso era arrivato a chiamarla affettuosamente mamma. Quando gli investigatori informano Florine che Emmanuel era stato visto insieme a Jérôme proprio la mattina del rapimento, lo shock è enorme. Il 28 maggio, appena un giorno dopo il ritrovamento del corpo, Emmanuel viene rintracciato e arrestato. Durante l'interrogatorio ammette di aver preso parte al sequestro di Nathalie, pur sostenendo di aver lasciato l'appartamento quando la donna era ancora viva. Le sue dichiarazioni rappresentano una svolta decisiva. È infatti lui a indicare agli investigatori l'identità degli altri 2 uomini coinvolti nell'agguato.
Grazie alle informazioni raccolte, la polizia riesce rapidamente a localizzarli. Uno viene rintracciato all'interno del campo rom di Lille, dove vive. L'altro viene fermato mentre sta chiedendo l'elemosina per strada. Con tutti i partecipanti al sequestro ormai identificati, gli investigatori iniziano a ricostruire, minuto dopo minuto, ciò che è accaduto all'interno dell'appartamento. Ogni dichiarazione viene confrontata con le immagini delle telecamere, con le testimonianze e con gli accertamenti tecnici. È proprio durante queste verifiche che emerge un ulteriore dettaglio. Analizzando i movimenti del conto corrente di Nathalie, gli investigatori scoprono che la mattina del 27 maggio, mentre la donna molto probabilmente è ancora viva, la sua carta bancaria viene utilizzata per effettuare un prelievo di circa 900 euro presso uno sportello bancomat situato nelle vicinanze. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, è Jérôme a uscire momentaneamente dall'appartamento per effettuare quel prelievo, per pagare gli uomini che ha reclutato, circa 300 euro a testa. Ricevuto il compenso, i tre complici si allontanano. Per loro il lavoro è terminato. All'interno dell'appartamento restano soltanto Jérôme e Nathalie. Lei è immobilizzata, imbavagliata e completamente indifesa. Secondo la ricostruzione è proprio in quei minuti che Jérôme afferra il taglierino e la colpisce. Solo a quel punto Jérôme lascia l'appartamento. Sale su un'auto che gli investigatori scopriranno essere stata noleggiata da lui pochi giorni prima e fa perdere le proprie tracce. Gli inquirenti temono che possa tentare di lasciare la Francia. Anche la famiglia condivide la stessa preoccupazione. Jérôme risulta avere una doppia cittadinanza, francese e mauriziana, quindi potrebbe cercare di raggiungere Mauritius prima che la polizia riesca a fermarlo. Ma non è così. Il 29 maggio, dopo aver ingerito una massiccia quantità di farmaci, Jérôme si presenta nell'abitazione della madre in evidente stato confusionale. È proprio lei ad allertare le forze dell'ordine. Quando gli investigatori raggiungono l'abitazione, l'uomo non oppone resistenza. Viene arrestato e condotto negli uffici della police judiciaire. Nel corso degli interrogatori finisce per confessare. Ammette di aver pianificato il rapimento di Nathalie, di aver reclutato i tre uomini perché lo aiutassero a sequestrarla e di aver utilizzato la carta bancaria della sua ex per pagarli. Successivamente Florine prende una decisione. Vuole vedere sua madre per l'ultima volta. Nonostante le iniziali resistenze delle autorità e il tentativo della famiglia di proteggerla, insiste per recarsi all'Istituto di Medicina Legale di Lille. Gli operatori le chiedono di portare con sé un foulard appartenuto a Nathalie. Solo quando il foulard viene sistemato intorno al collo della donna, coprendo la profonda ferita provocata da Jérôme, Florine può finalmente entrare nella sala. Quando entra, guarda la madre distesa sul tavolo, ancora vestita con gli stessi abiti che indossava quella mattina e coperta da un lenzuolo bianco. È in quell'istante che comprende che la sua famiglia è ormai distrutta e purtroppo sarà quella l'ultima immagine che conserverà di Nathalie. Il processo inizia dopo oltre 5 anni. A rallentare il procedimento contribuiscono la complessità dell'istruttoria, che coinvolge più imputati, le numerose perizie psichiatriche disposte per valutare la capacità di discernimento di Jérôme al momento del delitto e una serie di accertamenti sull'operato delle istituzioni. È proprio durante queste verifiche che emerge un fatto destinato a cambiare profondamente la lettura dell'intera vicenda. Le ripetute denunce presentate da Nathalie non erano mai state trasmesse alla procura. Una scoperta che apre un secondo fronte di indagine, questa volta sul funzionamento della giustizia francese e sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto proteggerla. Solo il 24 giugno 2024 il caso approda davanti alla Corte d'Assise del Nord, a Douai, e si conclude il 5 luglio, dopo 10 giorni di udienze. Sul banco degli imputati siedono Jérôme Tonneau, Emmanuel Debré e gli altri 2 uomini accusati di aver preso parte al rapimento di Nathalie, le cui generalità non sono state rese pubbliche. Per la prima volta l'intera vicenda viene ricostruita pubblicamente in ogni suo dettaglio. Durante il processo Jérôme compare spesso con il volto nascosto da una mascherina. Confessa l'omicidio definendolo un gesto abominevole e imperdonabile. Ammette anche la premeditazione, ma sostiene che, almeno inizialmente, il suo obiettivo
fosse soltanto quello di infliggere a Nathalie una forte pressione. Secondo la sua ricostruzione, la decisione definitiva di ucciderla sarebbe maturata soltanto nei giorni precedenti il delitto, dopo la telefonata tra la vittima e la madre di Jérôme. Dichiara: non avevo intenzione di ucciderla prima di quella telefonata. A suo dire era stata proprio quella conversazione a rappresentare il punto di rottura definitivo che lo aveva convinto che Nathalie dovesse morire. Nel corso delle udienze emergono anche gli elementi più dolorosi della sua storia personale. All'età di 13 anni Jérôme era rimasto coinvolto in un tragico incidente a un passaggio a livello. L'auto sulla quale viaggiava insieme al padre e alla sorella era stata travolta da un treno. Era stato l'unico a sopravvivere. Secondo gli esperti incaricati dalla corte, quel trauma avrebbe dato origine a quella che in francese viene definita faille abandonnique, traducibile letteralmente come faglia abbandonica, un'espressione che non trova un vero equivalente nella terminologia psicologica italiana, ma che descrive una profonda ferita emotiva legata al timore dell'abbandono. Secondo i periti, proprio quella vulnerabilità avrebbe alimentato negli anni una paura patologica di perdere le persone amate, trasformando i suoi rapporti affettivi in relazioni sempre più possessive, controllanti e manipolatorie. La difesa richiama inoltre 15 anni di cure psichiatriche e diversi tentativi di suicidio, sostenendo che la sua capacità di discernimento fosse almeno parzialmente alterata al momento dei fatti. L'accusa respinge però questa ricostruzione. Per i magistrati la telefonata non cancella il fatto che il rapimento e l'omicidio fossero stati preparati con largo anticipo. Aveva noleggiato quel furgone bianco, acquistato il taser e reclutato dei complici, dimostrazione di una pianificazione lucida, meticolosa e incompatibile con un impulso improvviso. Anche gli altri imputati prendono la parola. Emmanuel Dobré ammette di aver partecipato al rapimento, ma sostiene di aver lasciato l'appartamento quando Nathalie era ancora viva. Gli altri 2 imputati dichiarano di essere stati assoldati da Jérôme per circa 300 euro ciascuno, con il solo compito di rapire la donna e anche loro negano di essere stati presenti al momento dell'omicidio. In aula però sono soprattutto le parole dei familiari a lasciare il segno. Florine racconta il dolore per il tradimento di una persona che aveva sempre considerato un amico di famiglia, ma anche il trauma di quell'ultimo saluto all'Istituto di Medicina Legale di Lille. Nicolas, il fratello di Nathalie, ripercorre invece i mesi di paura vissuti dalla sorella e denuncia con forza le numerose richieste d'aiuto cadute nel vuoto. In uno dei momenti più intensi del processo, l'avvocata generale si rivolge direttamente ai familiari, porgendo loro le scuse ufficiali dello Stato francese per non essere riuscito a proteggere Nathalie. Il 5 luglio 2024 la Corte riconosce pienamente la premeditazione del delitto. Secondo i giudici, il rapimento e l'omicidio sono stati il risultato di un piano preparato con largo anticipo. Il noleggio del furgone, l'acquisto del taser e il coinvolgimento dei complici dimostrano un'organizzazione meticolosa. Jérôme Tonneau viene condannato a 30 anni di reclusione criminale, la pena prevista in Francia per i crimini più gravi. La Corte stabilisce inoltre che i primi 20 anni della pena siano sottoposti alla période de sûreté, un periodo incomprimibile durante il quale non potrà beneficiare della libertà condizionale, della semilibertà e di permessi d'uscita. Al termine del processo sceglie di non presentare appello contro la sentenza. Uscirà dal carcere solo nel 2039, all'età di 75 anni. Emmanuel Dobré e gli altri 2 imputati vengono invece condannati a pene comprese tra i 16 e i 20 anni di reclusione. La condanna degli imputati però non mette fine alla battaglia della famiglia de Bailly. Il 4 giugno 2025 arriva una seconda sentenza, questa volta davanti al tribunale civile. Lo Stato francese viene riconosciuto responsabile di gravi negligenza per non aver garantito a Nathalie la protezione che le sarebbe spettata dopo le ripetute richieste d'aiuto. I giudici condannano lo Stato a risarcire la famiglia con 27.000 euro. La decisione tuttavia lascia i de Bailly profondamente insoddisfatti. Il tribunale riconosce infatti soltanto una perdita di chance del 50%, ritenendo che, vista la determinazione di Jérôme, non fosse possibile affermare con certezza che un intervento tempestivo avrebbe evitato l'omicidio. Per Nicolas questa conclusione è inaccettabile.
La famiglia decide quindi di presentare appello, convinta che quel ragionamento rischi di trasmettere un messaggio pericoloso, che anche dopo ripetute denunce lo Stato possa sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo che la vittima sarebbe morta comunque. Al momento della realizzazione di questo video il procedimento d'appello è ancora in corso. Parallelamente si conclude anche l'inchiesta disciplinare sull'operato degli agenti che avevano gestito le denunce di Nathalie. L'indagine dell'IGPN, e cioè l'Ispettorato Generale della Polizia Nazionale francese, accerta gravi mancanze deontologiche e professionali. In particolare viene contestato di non aver mai trasmesso alla procura la denuncia e le 3 main courant presentate da Nathalie tra febbraio e maggio 2019, di aver valutato il rischio per la donna come néant, cioè nullo, nonostante le minacce di morte e il progetto di Jérôme di rapirla, e di non aver disposto alcun accertamento nei suoi confronti. Il poliziotto che aveva raccolto la denuncia e la comandante del commissariato ricevono però soltanto un blâme, cioè un biasimo disciplinare, e un avertissement, un semplice avvertimento. Sono le sanzioni più lievi previste dall'ordinamento francese. Per la famiglia De Bailly e per le associazioni che si occupano della tutela delle vittime, quei provvedimenti sono del tutto sproporzionati rispetto alla gravità di quanto accaduto. Comunque, il caso di Nathalie contribuisce, insieme alle altre vicende che in quegli anni scuotono la Francia, ad accelerare una profonda revisione delle procedure di contrasto alla violenza domestica. Vengono rafforzati gli strumenti di protezione delle vittime, esteso l'utilizzo del braccialetto elettronico anti-avvicinamento e introdotte nuove misure che consentono anche ai professionisti sanitari di segnalare direttamente alla procura le situazioni di pericolo imminente, derogando al segreto professionale. Ma il cambiamento più significativo riguarda proprio l'errore che nel caso di Nathalie si era rivelato fatale. Oggi una semplice main courant relativa a episodi di violenza domestica o intima non può più rimanere confinata negli archivi di un commissariato. Gli agenti hanno l'obbligo di trasformarla in una plainte, cioè una denuncia formale, oppure, qualora la vittima non desiderasse sottoscriverla, di trasmettere comunque immediatamente gli atti alla procura, affinché sia un magistrato a valutarne la gravità. Una modifica pensata proprio per evitare che richieste di aiuto come quelle di Nathalie vengano nuovamente ignorate. Il caso alimenta inoltre un acceso dibattito sull'introduzione del reato di femminicidio nel diritto francese. Una proposta che verrà discussa in Parlamento, ma che non sarà approvata. Il legislatore preferirà mantenere l'omicidio del partner come circostanza aggravante, ritenendo che l'ordinamento consenta già di applicare le pene più severe previste dalla legge. Volevo raccontarvi questo particolare. Florine, dopo il processo, sceglie di abbandonare il cognome del padre e assumere ufficialmente quello della madre, diventando Florine De Bailly. Poco dopo diventa anche madre, un momento di felicità che, come lei stessa racconta, è inevitabilmente accompagnato dal dolore di sapere che a sua figlia è preclusa la possibilità di conoscere la nonna. Anche Nicolas continua il proprio impegno affinché la storia di sua sorella diventi un caso di riferimento nella formazione delle forze dell'ordine e nella gestione delle denunce per violenza domestica, nella speranza che nessun'altra famiglia debba rivivere ciò che hanno vissuto loro. Quello di Nathalie è uno di quei casi che fanno ancora più rabbia. Molto spesso nei casi di femminicidio ci si chiede perché la vittima non abbia denunciato. A volte è la paura, altre volte è la difficoltà di riconoscere il pericolo prima che sia troppo tardi. Nathalie invece quei segnali li aveva colti fin da subito, ha denunciato più volte, ha chiesto aiuto, eppure non è bastato. Prima di salutarvi volevo confrontarmi con voi su un ultimo aspetto. In Francia il femminicidio continua ad essere perseguito come omicidio aggravato, mentre ad esempio in Italia dal 2025 è stato introdotto il reato di femminicidio con l'articolo 577 bis del codice penale. Voi cosa ne pensate? Ritenete più giusto prevedere un reato specifico come da noi in Italia, oppure è sufficiente perseguire questi casi come omicidio aggravato? Se vi va, fatemelo sapere nei commenti. Raccontare queste storie con rispetto è la mia priorità. Se volete sostenere questo progetto, potete farlo con un like o iscrivendovi se non lo avete già fatto. Il vostro supporto è essenziale per continuare questo lavoro.
Grazie di cuore. Ci vediamo al prossimo miglio. Ciao!